Ciao, bentornati sul nostro canale. Come vi dicevo in un precedente video, oggi parleremo della zucca. La zucca è un alimento antico che è divenuto nel corso dei secoli uno dei simboli più importanti della stagione autunnale. Appartiene alla grande famiglia delle cucurbitacee, ricca di molte varietà. Le specie più conosciute sono la cucurbita maxima, che presenta una polpa gialla-arancione, farinosa e dolciastra. È caratterizzata da una spessa buccia verde solcata da striature longitudinali ed ha una forma voluminosa ed è appiattita in alto. Questa zucca è originaria dell'America Latina, dove già nel 1200 a.C. era conosciuta e coltivata. Fu introdotta in Europa nel 1500. La cucurbita moscata invece ha la forma un po' allungata, è di colore verde-arancione ed è di medie dimensioni e ha una polpa tenera e dolce. Anche questa zucca fu introdotta in Europa dopo i viaggi di Cristoforo Colombo. Nel vecchio mondo invece era già presente la zucca del genere Lagenaria, o chiamata anche zucca a fiasco. Come la Lagenaria vulgaris, che è una pianta annua rampicante con fiori bianchi e dal peduncolo lungo. Ha frutti a buccia liscia, dura e sottile, di varia forma ma sempre simile a una bottiglia. La specie Lagenaria siceraria invece fu già utilizzata in tempi antichi dagli egizi, dai greci, dagli etruschi e dai romani. La zucca quindi veniva comunemente usata nelle cucine di varie culture. La polpa veniva consumata cotta, i semi abbrustoliti e appositamente salati, oppure crudi per le proprietà vermifughe e tenifughe. Da quest'ultimi veniva anche estratto un olio commestibile dal sapore delicato. La coltivazione della zucca non era solo a scopo alimentare ed è Plinio a descrivercene gli usi. Una volta svuotata dalla polpa veniva fatta essiccare e veniva poi utilizzata come contenitore alimentare al posto delle ampore per conservare dei vini, o come materiale per la costruzione di piccoli utensili che venivano utilizzati in cucina, o veniva utilizzata al posto degli orci nei bagni. Diosocride e lo stesso Plinio definirono la zucca refrigerio della vita umana e balsamo dei guai. Per il periodo medievale, nel Cinquecento, si attestava la coltivazione di zucche indiane e zucche marine, che hanno tutte la forma di melloni. Nei taccuini Santitatis invece vengono raffigurate delle zucche lagenarie. Anche nel Medioevo le zucche venivano impiegate non solo in cucina, ma anche come contenitori di varie dimensioni per acqua, vino e sale. Quelle giganti e vuote venivano usate dai marinai come boe o salvagente per inesperti nuotatori. Racconti dell'epoca descrivono come uomini e donne furono salvate da acque impetuose proprio grazie all'uso di alcune zucche. Se nell'antichità la zucca era cibo soprattutto per le classi più povere, spesso utilizzata dalle famiglie contadine in quanto alimento meno costoso, nel Medioevo la zucca era diffusa nelle tavole senza distinzione di classe sociale. Hildegarda de Bingen scriveva che le zucche sono secche e fredde e che crescono all'aria. Sono buone da mangiare sia per gli ammalati che per i sani e non aumentano i succhi cattivi nell'uomo.
Infatti, in epoca medievale la versatilità dell'ortaggio ha ispirato i cuochi dell'epoca. Una delle pietanze tipiche delle tavole medievali era la zuppa di zucca. Vedremo insieme la ricetta in un prossimo video. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!